Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. In questo video parleremo di diodi, come possiamo utilizzarli con alcuni schemi e simulazioni con il software di simulazione del multisim, e quindi parleremo di questo argomento. Ero molto indeciso di cosa parlare su questo video. Ero stato tentato di fare un video sulla cucina, visto che sono dei video che hanno un grandissimo ascolto, ma poi ho pensato, non so cucinare, cucina mia moglie, quindi questo lo lasciamo. Ho pensato di fare un video sull'umorismo, ma magari come quello, come dice un mio amico, dice, quello è andato dal dottore, gli ha detto: dottore, ho un dolore al polso, subito dopo mi passa al gomito, poi mi passa alla spalla, poi sul collo, poi scende al ginocchio, poi va al piede, poi risale al gomito. Secondo lei è grave? E lui gli ha detto: no, guardi, non si preoccupi, è un dolore passeggero. Ma poi ho pensato forse è meglio che lasci stare anche questo. E allora ritorniamo ai nostri video, cioè quelli che riguardano gli argomenti didattici o di istruzione. E quindi vediamo che cosa andremo a vedere oggi. Strumenti che utilizzeremo per analizzare le caratteristiche del diodo, il primo che andremo, o il primo o il secondo, insomma, questo strumento lo utilizzeremo, è quello che si chiama IV Analyzer, quindi corrente e tensione, l'analisi della corrente e di tensione del strumento di multisim, è un analizzatore di corrente e di tensione. In un contesto di circuiti elettronici come multisim si riferisce a uno strumento di analisi che simula il comportamento di un circuito o anche di un semplice componente al variare della tensione che ci troviamo qui sulle ascisse e della corrente, generando le curve caratteristiche, quindi grafici di analisi di tensione e corrente. Qui possiamo modificare i nostri parametri. Vediamo il secondo strumento. Possiamo analizzarlo con uno strumento che si è chiamato strumento DC Sweep. È una tecnica di simulazione, sempre ovviamente elettronica, che valuta ancora una volta il comportamento di un circuito, che ci permette di modificare gradualmente la sorgente di tensione, quindi andiamo ad aumentare o diminuire gradualmente la tensione, in modo tale che al variare della tensione in ingresso, nell'ingresso del diodo naturalmente, possiamo misurare la corrente corrispondente. I risultati sono riportati in un grafico come questo, che ci permette di analizzare la curva caratteristica. Qui vediamo due diodi che si comportano in maniera diversa. Poi, come terzo ed ultimo strumento, utilizzeremo l'oscilloscopio, che ovviamente è uno strumento virtuale che simula un vero oscilloscopio. Serve a visualizzare le caratteristiche di segnali elettrici in base al tempo. Quindi questo è il segnale elettrico con la sua onda o semionda, e qui invece abbiamo il nostro tempo. E cos'è che misura? Misura la tensione di picco, quella che vediamo qui è la tensione di picco, la frequenza e anche il periodo, proprio come un vero oscilloscopio. Permette così di analizzare il comportamento del circuito in maniera dinamica, osservando i segnali come faremmo su uno strumento reale. È utile quindi per la progettazione, verifica e risoluzione di problemi dei circuiti elettronici. Ma detto questo come breve introduzione, passiamo direttamente sul software Multisim per poter andare a simulare, creare e simulare i nostri diodi. Una cosa che volevo dirvi prima di passare è quella che ho visto che esiste una copia gratuita, ovviamente con delle limitazioni, di Multisim, che possiamo utilizzare online semplicemente iscrivendoci, creando un account sul sito del software. Magari in un prossimo video vi farò vedere come registrarsi e gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ma adesso andiamo alla simulazione. Eccoci nel software, andiamo a prendere i componenti, possiamo prenderli anche da qui, ma faccio vedere come ho fatto molte volte. Vado su, ovviamente non su tutti i gruppi, sorgente. Sui sorgenti mi trovo le sorgenti in AC o in DC Power. Prendo intanto questo DC Power, che per default me lo dà a 12 volt, prendo anche un po' di ground. Poi devo andare a prendere il diodo. Vedete che trovo diodi.
Dei diodi mi trovo diodi virtuali, diodi di Zener, LED, fotodiodi, eccetera, eccetera. Schottky, vabbè, quello che mi interessa per adesso è un diodo. Un diodo, qui ce ne sono con più o meno con tantissime caratteristiche, non so, prendiamo un diodo che uso spesso, 1N, 1N4, sembra cos'è, 40 e qualche cosa. Vabbè, prendiamo questo, 1N4, vedete, funzione è 50 volt, 1 ampere, non ha importanza. Lo mettiamo qua. Cosa vogliamo fare con questo? Intanto diciamo che questo è l'anodo, questo è il catodo e abbiamo detto nel video precedente che in questo modo è polarizzazione diretta, quindi passa la corrente ovviamente dopo che ha superato quello che è il valore di soglia. Questo lo colleghiamo qua. Ovviamente dobbiamo chiuderlo, ma prima di chiuderlo la prima cosa che vogliamo vedere è passa corrente, vabbè, possiamo misurarla con degli strumenti di misura, ma potremmo anche vedere in maniera visiva, ottica, che si accende qualcosa. Quindi andiamo a prendere una lampada, place component, vabbè, dove si trovano? Faccio così, non mi ricordo dove eravamo su diodi, quindi da diodi ovviamente bisogna uscire da questa cartella e andare, vedete qua, indicatori, su indicatori ci saranno anche le lampade, voltometri, amperometri, lampade virtuale o lampade. Siccome la nostra tensione qui è 12 volt, prendo questa qua, c'è un 12 volt, 10 watt, vabbè, se ne importa. La mettiamo qui, basta. La chiudiamo qui e chiudiamo il nostro circuitino in questo modo. Ecco, a questo punto vediamo che si è accesa la lampada, ma potremmo vedere ancora meglio, così ho mandato la simulazione, adesso è rimasta accesa, se vado a metterci uno switch. Bene, andiamo a prendere il nostro switch, component, torniamo indietro, dovrebbe essere su basic, eccolo qua, switch è di questo tipo, lo mettiamo, che ha fatto? Non l'ha preso, place component, switch di questo tipo, ok, lo mettiamo direttamente qui, è già collegato, basta così, ho continuato a firmare. Andiamo in simulazione, chiudiamo il circuito, si accende, si spegne, quindi vediamo che c'è il passaggio della nostra corrente, passa l'intensità di corrente, ok. Spengo e cosa voglio fare? Dicevamo che in polarizzazione inversa, e quindi devo girare il mio diodo, flip in maniera orizzontale, ho un po' di confusione, quindi questo lo portiamo in questo modo sul catodo e non sull'anodo e non dovrebbe passare corrente se non una piccolissima porzione di micro, forse anche di nanoampere. Mando il run, niente, assolutamente niente. Dici, ma è vero? Ottimo, andiamo a vedere. Allora, mentre siamo così, vado a prendere delle sonde, prendo questa della corrente, la metto qui, lo mandiamo, è già in esecuzione, vedete 0 ampere, 12,3 nanoampere, cioè praticamente nulla. Bene, andiamo a ritornare come eravamo prima, sposto un attimo questo affare qua, tolgo il collegamento altrimenti mi crea confusione, tolgo anche questo collegamento qua e ruotiamo ancora una volta il nostro
diodo, quindi lo rimettiamo in condizione di lavorare con polarizzazione diretta. Bene, lo rilanciamo, prendo la mia sonda amperometrica ed ecco 772 mA. Posso anche togliere questa qui e vedere la tensione che ho in questo punto. Vedete che ho 12 volt, in uscita ho 11,9, cioè la tensione di soglia, perché lo 0,9 è un po' il pizzo se l'è tenuto il diodo, quindi abbiamo una differenza di 0,9 che è la tensione di soglia per questa, la differenza di potenziale per questo tipo di voltaggio. Bene, cosa possiamo vedere ancora? Intanto lo mettiamo in pausa, tolgo questo qui, ma sempre per le sonde, vedete come vi dicevo nell'altro video, differenza di voltaggio, se ne porto uno prima e uno dopo, mi fa vedere direttamente la differenza di volt. Lo lanciamo, ecco, c'è la differenza di 884 mV, quindi 0,8 mV, arrotondato 0,9 che era quello di prima. Quindi abbiamo visto la polarizzazione diretta inversa con la caduta di tensione nell'attraversamento del diodo, che è il valore di soglia, che è il valore minimo che fa da barriera. Una volta superato questo valore minimo, il diodo comincia a lasciare scorrere la nostra corrente. Vediamo qualche altro esempio. Tolgo la lampada perché non mi serve, tolgo anche questi affari qua. Scusate, ogni tanto ruotando con la rotellina del mouse lo rimpiccioliamo e lo ingrandiamo, quindi ogni tanto basta toccare qualcosa che non desidera, fa caos. Quindi vado a togliere anche questo perché non mi serve. Cancia. Ok, facciamo così. Questo qui invece di 12 volt mettiamo che sia 3 volt, tanto è uguale. No, è uguale, nel senso che non è uguale, anzi, per quello che voglio fare lo tolgo completamente, tolgo anche questo, perché adesso voglio farvi vedere la misurazione, la curva caratteristica di questo diodo, quindi con l'analizzatore IV. Qui trovo molti strumenti, multimetro, oscillatore di funzione, wattmetro, oscilloscopio. Andando giù trovo il mio IV, analizzatore IV, che è questo. Dice, come faccio a collegarlo? Se apriamo il nostro analizzatore, mi fa vedere che devo collegare il positivo sul primo e il negativo sul secondo. Per quale motivo c'è il terzo connettore? Perché dipende da cosa vogliamo controllare. Bene. Diodo. Ok, quindi qui devo mettere il positivo e questo qua il negativo. Andiamo a visualizzare, mando in run, apro ed eccolo qua. Alcune volte potreste vederlo in questa condizione, siccome io ultimamente l'ho usato in reverse, quindi lo vedo in questo modo qua. Quella che vediamo è la nostra curva, ovviamente partendo da meno 60 volt e arrivando a 60 volt. Vedete qua, mi fa vedere in questo punto il valore dei volt e il valore degli ampere, in questo caso sono meno 12 nanoampere, e prosegue ovviamente, il diodo non lascia passare fino a quando arriviamo sul punto che è il punto in cui andiamo a superare il valore di soglia. Valore di soglia, eccolo qua, 3,5 mA, 597, abbiamo visto che doveva essere all'incirca 0,8. Eccolo qua, questo abbiamo superato il valore di soglia e poi la
corrente va ad aumentare velocemente. Questa è la caratteristica per questo diodo. Posso cambiare la scala, invece la scala, perché come abbiamo visto questi sono la scala da meno 60 volt andando avanti. Potrei avere invece una scala che va da meno, no, da 2 volt, altrimenti da meno 3 volt, queste qua a non 60 volt, ma magari invece che vada a 3 volt. Vediamo cosa succede. Ecco, questa bisogna poi rifarla ripartire e vediamo che comunque no, questa è proprio la sua caratteristica. Va bene, voglio farvi vedere con la caratteristica se vado a cambiare il mio diodo. Invece di questo qua voglio replace component, lui va ovviamente nella cartella direttamente dei diodi, e voglio il diodo che sia 1N4149, questo qua. Ok? E riprendo a fare quello che ho visto prima. Vediamo cosa succede. nA, 26 mA. Vediamo che sembra che il valore di soglia sia leggermente diverso. Se vado a cambiare questi valori e metto 1 volt e questo invece di fare meno 100 millivolt e lo lanciamo, due volt, ecco, vediamo che dove inizia la fase di corrente che passa attraverso il diodo si trova più o meno in questo punto. Bene, quindi abbiamo visto l'utilizzo di questo strumento, il V-Analyzer. Vediamo un altro strumento. Per farlo metto blocco, questo qui non mi serve più, lo togliamo e lascio questo qua, ma adesso mi serve anche un generatore di tensione. Place component, diodi sorgente, mettiamo sempre un DC power, lo mettiamo qua con il suo ground, lo mettiamo qui intanto e niente, chiudiamo un attimo così, questo lo chiudiamo qui, questo lo alimentiamo, l'uscita la mettiamo qui, e quello che vogliamo vedere adesso invece è l'utilizzo del DC AC sweep, che serve sempre per la curva caratteristica di questo diodo. Dove lo trovo? Lo trovo su simulazione, analisi e simulazione, mi trovo diverse opzioni. Eccolo qua, il mio DC sweep. Cosa devo impostare? Innanzitutto mi dice qual è la sorgente. La sorgente naturalmente è questa, scusate, è questa qui, il V1. Non posso sceglierne altre. Poi vuole sapere da quando deve cominciare a segnare il mio grafico da 0 volt e fin quando lo voglio fermare. Diciamo che lo voglio fermare a 8. Che incremento voglio per visualizzare da 0 a 8? Ogni 0,05 oppure ogni 0,1 volt. L'altra cosa che mi serve, questa è la curva, però di che cosa?
vedete che c'è l'intensità sul V1, su questo, power, la tensione, e c'è questo qua che è la tensione, è la corrente del mio diodo, quindi la evidenzio e poi la passo da parte che è quella da analizzare. Voglio visualizzare questo rispetto alla V. Per farlo basta mandarlo in run. Ed ecco, questa è la mia curva caratteristica, che è un po' quella che abbiamo visto prima, però qua possiamo vederla meglio. Vediamo la corrente, vediamo qui la tensione fino a 8 volt e sul grafico, se voglio black and white, che non è il whisky, in questo caso lo vediamo in bianco e nero, e possiamo anche ingrandire questa qui sulle tracce, la larghezza, il width lo voglio un 3, ecco, eccolo così, e poi posso mettere anche questa, la griglia, dove facciamo un bel arrosto, e possiamo anche scorrere il nostro, far apparire i cursori, show i cursori. In questo qua posso vedere i dati, i valori. Mi interessa di più quello della tensione. Ecco, vedete la tensione 0,821 millivolt, che sono quelli che millivolt, che ovviamente corrispondono anche poi alla mia corrente. E così possiamo esaminare la nostra curva. Naturalmente, se invece di avere la curva fino a 8 faccio DC sweep di nuovo, simulate analysis simulation, e vado non 8 volt ma metto 1,8, ovviamente la curva sarà più visibile. Eccola qua, questa era dove era prima. Vediamo che in questo caso qui comincia ad esserci la nostra corrente, questa è la nostra corrente, che comincia comunque ad passare attraverso il diodo con una certa misura, dopo che ha superato il suo valore di soglia. Cosa possiamo fare ancora con questo? Possiamo ingrandirlo, eccolo qua, ma non ci conviene. E tra le altre cose possiamo, vedete, queste esporta e c'è a Excel le nostre tracce. Non lo facciamo, ma comunque possiamo trasportare la traccia sul nostro Excel. Bene, abbiamo visto anche come esaminare questo. Adesso andiamo a vedere l'ultimo, che è l'oscilloscopio, e lo vedremo in modo tale da fare il raddrizzamento della tensione, e quindi faremo in modo che la tensione negativa sia eliminata e avremo solo la semionda positiva, poi 0 volt e poi di nuovo l'onda positiva. Quindi un raddrizzatore a semionda, cioè non è adatta per il surf perché le onde devono essere continue. Chiudiamo questo qua e andiamo al prossimo. Abbiamo bisogno di fare un po' di modifiche, quindi togliamo questa parte qua, lasciamo il diodo, invece di avere un generatore corrente di tensione continua, prendiamo
replace con una corrente alternata, altrimenti non riesco ad eliminare l'onda. Quindi una C-power, ok. Facciamo, invece di avere una tensione di 220 volt, VRMS 60 Hz, facciamo a 50 Hz, che è quella che abbiamo dato noi. Il VRMS è l'acronimo di Voltage Root Mean Square ed indica la tensione efficace. Bene, dobbiamo collegare il nostro qui e questo lo colleghiamo ovviamente al ground. Volendo è meglio, mettiamo una resistenza per dare un po' di carico, una resistenza, vabbè, mettiamo da 1 kΩ, poi la cambiamo i dati, basta così, grazie, la ruotiamo e la mettiamo direttamente invece di cambiamo il valore, invece di 1 kΩ possiamo mettere anche 1 ohm, ok. Adesso vado a prendere l'oscilloscopio, faccio così che si vede meglio, o si vede meglio, mi serve per poter vedere, per mettere e inserire il mio oscilloscopio. Eccolo qua, è il quarto oscilloscopio a 2 canali, lo mettiamo qua. Adesso posso anche allargare un attimo per vederlo meglio. Vedete che c'ha 2 canali. C'è l'ingresso del positivo e qui voglio visualizzare la tensione che arriva dal mio generatore. Questo invece va a 0 volt. Il canale B invece lo colleghiamo all'uscita del diodo, perché voglio vedere la tensione all'uscita del diodo, e ovviamente questo deve essere collegato al mio negativo, ma posso collegarlo anche così. Se non ci sono errori o orrori ed omissioni, lo lanciamo e vediamo che succede. Che succede? Ecco, vediamo, intanto metto il reverse per vedere. Canale A, vado a vedere la tensione che arriva dal mio generatore, quindi canale A, questa è una scala di 200 volt, posso metterla a 100 ma non vedo granché, 200. Questa invece è la curva dell'uscita del diodo che è a 10 volt, andiamo a metterla ovviamente da. Ecco, e vediamo che non ha raddrizzato niente. Probabilmente per quale motivo? Per quale motivo? Perché ho lasciato questo diodo qua. Faccio così un attimo, lo chiudo anche questo e vado. Ogni volta che muovo il mouse si auto zoom. Tasto destro, proprietà del diodo, andiamo su fammi vedere il componente, editami il componente, eccolo qua, VFM, questo sarebbe il valore massimo di corrente in maniera diretta, e mi dice che il massimo è 1 volt. Io gli sto mandando 220 volt e in pratica si è bruciato il mio diodo, quindi vado a cambiare il diodo, vado qua, tasto destro, replace component, vediamo quale possiamo prendere, uno che vada bene per l'alta tensione, 1N ovviamente, poi vediamo c'è 400 4007, questo qua è un diodo segreto 007, ok. Vediamo le caratteristiche di questo diodo, properties, edit il componente,
complimenti, non mi edita niente. Allora facciamo così. Proprietà. Gli dico che fammi vedere il modello primavera-estate. Primavera-estate. Per rompere il mio diodo in maniera inversa posso mandargli anche 1000 volt, quindi questo junction potenziale, questo sarebbe quello quello di soglia. Poi altre volte mi dice 0,7, altre volte non me li fa vedere. Breakdown è 1000, comunque se il breakdown è 1000 sarà più alto anche quello della diretta, almeno spero, altrimenti lo cambiamo. Mi sono dimenticato a cambiare il colore di questa, perché altrimenti la curva la vediamo sempre tutte e due dello stesso colore. Invece in questo caso adesso invece la curva del diodo, della tensione dopo il diodo, la vedremo in colore rosso-nero. Sono contenti i tifosi del Milan, eccoli qua. Rosso-nero, adesso vediamo che 1 è 100 volt, 200 volt per divisione, facciamo anche questo, 200 volt per divisione, ovviamente si sovrappongono. Cosa faccio? Torno qui e dico che questo qua voglio alzarlo e questo qui voglio abbassarlo. Eccolo qua, quindi questo era il sistema, questo è per alta tensione. E quindi vedo che mentre c'è la prima e poi c'è la parte, sulla parte negativa, sull'onda negativa, qui invece è stato raddrizzato. Cosa posso fare? Posso prendere il mio oscilloscopio, i miei due, e anzi lo metto singola, e lo fermo anche perché sto fatto che continua a lampeggiare mi dà un po' fastidio, e posso andare a misurare. Ad esempio prendo quello rosso, anche quello blu tanto è uguale, e lo porto sulla prima. Questo è quello del canale B, no, prendiamo il rosso che così fa vedere l'A e B. Ecco, lo porto qua. Poi per avvicinarmi alla corrente di picco, alla tensione di picco, valore di picco, mi posso spostare con questo qui. 299, 304, 306, 308, 310, 308, quindi è questo qui. Il 310, mentre il valore di picco valore della tensione di picco all'uscita del diodo è inferiore, vediamo che è 309. La differenza è il valore, quello che si è trattenuto è il valore di soglia, da 310 a 309, insomma, manca quasi 0,08. Vediamo se è proprio così. Ecco, intanto ho preso la mia calcolatrice, facciamo 310, cos'è che abbiamo detto? 28 meno 309 del canale B, 45. Perché mi dà 30? Cosa ho combinato? Cancel. 310,28 meno 309,45. Sì, i famosi 0,8 che abbiamo visto anche con gli altri strumenti. Qualcuno se si chiede come mai vedo 310 volt e qui invece la tensione è 220, perché l'oscilloscopio mi fa vedere il valore di picco e non il valore efficace. Se noi andiamo a dividere questa qui per radice quadrata di 2 oppure per 1,44, il valore che ne verrà fuori è più o meno 220
cosa, il video sta diventando talmente lungo che è una roba micidiale, è quello di vedere invece lo stesso funzionamento con un generatore di funzione. Vediamo come fare. Tanto, se mi serve il generatore di funzione, questo lo elimino. Tolgo tutte le linee. Togliamo tutto, poi lo rifacciamo perché non lasciamo tracce del precedente. Facciamo un po' di meno zoom. Eccolo qua. Questo lo sposto momentaneamente qui e vado a prendere il mio generatore di funzioni. Allarghiamo adesso, altrimenti non si vede niente. Generatore di function. Eccolo qui, guardate che bello, il mio generatore di funzioni. Qua c'ho l'uscita positiva, qua non deve entrare il positivo, e vado a metterlo sul mio, quindi sarà alimentato dal mio generatore di tensioni. Il COM lo colleghiamo COM CEPAR, lo mettiamo qui sul ground, ed infine bisogna collegare il diodo al nostro oscilloscopio. Questo ovviamente va collegato al ground e questo qui va collegato al diodo, ovviamente all'uscita del diodo, perché altrimenti prima avrei la tensione che prima del diodo. Se non ci sono errori, vado a lanciare il mio qua, questo qui come lo lasciamo così per vederlo, 200 Hz, 3 volt, valore di picco, e l'offset lo lasciamo così come clicchiamo, sono un po' alto, la scala la mettiamo, questo qui la scendiamo un attimo, anche qua così, vabbè dai, non ha importanza, l'importante è che l'abbattimento dell'onda negativa non sia su questa linea, altrimenti non si vede. L'ho messo ad 1 volt, la mettiamo a 2, a 3, a niente, mettiamo a 500 mA, a 2 volt va bene, più o meno. Mettiamo la 1, diciamo, decidi o no, eccolo. L'abbiamo messo a questo valore qua. Bene, abbiamo messo così e abbiamo visto l'onda sinusoidale. Vediamo cosa, se vogliamo cambiare onda, lo spegniamo. Cambiamo il tipo di onda, andiamo su questa triangolare e poi andiamo in run. E quindi questa è la nostra onda triangolare. Ovviamente se vogliamo vedere questa onda quadrata, bisogna fare la stessa cosa. Bene, diciamo che abbiamo finito così. Quella cosa che possiamo fare, come abbiamo fatto in tutte le altre esempi, possiamo mettere la differenza di tensione tra qua e qua per misurare la nostra soglia. Lo lanciamo, però vedete che qui la soglia, più che la soglia è una sogliola, perché continua a cambiare. Per quale motivo? Perché la corrente è alternata e quindi continua a cambiare il suo valore. Per questo prima l'ho provato con la corrente continua in modo che il valore fosse fermo, fosse fisso. La stessa cosa vale per qualsiasi altro oggetto. Se voglio vedere la mia tensione, la mia corrente, scusate, ecco, vedete che cambia man mano che cambia la nostra curva, poi arriva su 0 e poi riparte l'onda positiva, poi era una canzone di Giorgia. Bene, abbiamo concluso con questo video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetevi un like, iscrivetevi al mio canale dove trovate moltissime altre cose. Ogni tanto mi diletto con qualche video di simulazione di elettronica e altre volte con altri argomenti. Bene, buona continuazione con la vostra navigazione su YouTube e arrivederci al prossimo video.